Riprese fatte l'anno scorso, le pubblico subito quest'anno in modo che non abbiamo più problemi su quando e quanto si annaffiano le piante del pomodoro. Bella domanda. Allora, facciamo così. Innanzitutto adesso facciamo un po' un'introduzione alla pianta del pomodoro e le regole basi per capire quando si annaffia, perché in base alla fase vegetativa della pianta del pomodoro può essere annaffiata in modo più frequente oppure meno frequente. Però comunque sia, non vi preoccupate perché poi abbiamo il trucco del contadino, la regola del dito, e vedrete che lì le annaffiature le abbiamo risolte completamente e sappiamo già tutto quello che c'è da fare. Però adesso facciamo un po' di introduzione. Allora, quando la piantina è piccolina, la andiamo a trapiantare, saremo a fine aprile, i primi di maggio. Una volta trapiantata si fa una bella annaffiatura, in modo che il pane radicale si bagna un po', il terreno circostante aderisce al pane radicale e alle radichette della piantina, e quindi come lei inizierà a crescere, cresceranno anche le radici e trovano il terreno da esplorare. In questa fase la piantina può essere annaffiata inizialmente e poi può essere annaffiata per la prima settimana, un giorno sì e un giorno no, e poi può anche essere annaffiata dopo che è un po' cresciuta, una volta ogni 2 o 3 giorni. E quindi le temperature fuori sono ancora fresche, siamo a 15 maggio, 20 maggio, il sole non è così cocente e vedrete che con un'annaffiatura, scusatemi, ogni 2 o 3 giorni la pianta cresce su bella, fresca e rigogliosa. Arriva poi chiaramente la fase che la pianta inizia a crescere in modo anche molto abbondante, soprattutto su quelle a crescita indeterminata, e inizierà a fare la fioritura. Ecco, nel momento della fioritura, e saremo già verso giugno, qui ragazzi inizia a far caldo, la pianta ha bisogno di molti liquidi per alimentare i fiori che poi cresceranno, verranno allegati, inizieranno ad esserci i pomodori, ed ecco che in questo momento la pianta non deve assolutamente soffrire la sete, e quindi inizieremo ad annaffiare magari un giorno sì ed un giorno no, e nelle zone magari molto più calde anche tutti i giorni. C'è poi una fase molto delicata per il pomodoro, quando dai fiori iniziano a fuoriuscire i pomodori iniziano a crescere, inizieranno a essere grandi come un mignolo, inizieranno ad essere presenti in abbondanza sulla pianta del pomodoro, e in questo momento la pianta non deve assolutamente soffrire la sete, perché se soffre la sete poi si presenta anche il marciume apicale del pomodoro. Guardate, vi sto mettendo qui in alto il link del video del marciume apicale del pomodoro e lì spiego tutto. Perché? Perché in questo momento il frutto sta crescendo, il frutto contiene liquidi, sali, acqua, ed ecco che la pianta non deve assolutamente soffrire la sete, e allora annaffieremo tutti i giorni, preferibilmente la sera, con acqua già prelevata il giorno prima in modo che già è stiepidita, e vedrete che non avete nessun problema. Comunque consiglio sempre di fare la pacciamatura sulla pianta del pomodoro, significa addossare all'apparato radicale delle foglie, della paglia, cercare comunque di creare uno strato in modo che il sole cocente non batte direttamente nelle radici, il terreno non evaporerà facilmente l'acqua che contiene e la pianta soffrirà meno stress idrico. Comunque sia, ci viene in soccorso la regola del dito, il trucco del contadino, e adesso andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto bisogna scavare vicino all'apparato radicale per almeno una profondità di 2 o 3 centimetri. Iniziamo a scavare pian piano fino a che arriviamo a questa profondità, e lì iniziamo a palpare il terreno, a sentirlo tra le dita. Se il terreno rimane polveroso e non aderente, come in questo caso qui, allora è chiaro che dovremo annaffiare, non c'è proprio nessun dubbio. Se invece alla profondità di 2 o 3 centimetri il terreno è leggermente umido, come vedete si attacca un po' tra le dita, allora qui possiamo ancora aspettare magari anche un giorno, quindi possiamo annaffiare il giorno successivo, ma non fra 2 giorni, fra 2 giorni sarebbe troppo tardi.
Se invece troviamo un terreno molto bagnato o addirittura la parte superficiale della terra è bagnata, non dobbiamo annaffiare, perché la pianta del pomodoro ha bisogno sì di essere annaffiata, ma tra un'annaffiatura e l'altra ha anche bisogno che il terreno si asciuga un po', non deve essere troppo a bagno l'apparato radicale. L'asfissia radicale fa danni come la siccità che fa? Fa appassire la pianta non si riproduce più nella parte vegetativa, cadono i fiori, i pomodori iniziano ad appassire, si crea il marciume apicale, insomma si butta tutta la pianta, si secca. L'asfissia radicale, ossia la troppa acqua, fa marcire le radici e se l'apparato radicale della pianta del pomodoro marcisce anche la pianta muore. Io ragazzi vi saluto così, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti, sempre prodotti biologici, vi saluto, ciao da PG, ciao ragazzi.